Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo abito a spirale. L'idea mi è venuta grazie ad una di voi che mi aveva mandato una foto vista sul web e che voleva realizzare il vestito per sua figlia. Spero di averla accontentata e di essere riuscita a personalizzare, come cerco di fare solitamente, il vestitino. Per quanto riguarda il filato vi faccio vedere, sono tornata a utilizzare quello della Mistricot Filati linea canna da zucchero, che vi ricordo che ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 110 metri, e io ho lavorato con l'uncinetto del numero 3 e del 2,5. Per quanto riguarda come sempre io vi metterò il link in descrizione per poter avere il mio stesso filato o anche in altri colori. Vi ricordo che c'è il colore bianco, il colore sabbia con cui abbiamo realizzato la maglia freccia, ma ci sono anche colori come il viola chiaro, il viola scuro, c'è anche un blu più scuro rispetto a quello che ho usato io, che il mio è più o meno un ottanio, anche se penso che in telecamera sembra verde, ma vi posso assicurare che ho ottanio. E per quanto riguarda la lavorazione, è una lavorazione top down, sono partita dalla realizzare la parte superiore con il motivo appunto a spirale e ho fatto 6 giri di aumenti. Io poi mi sono fermata continuando a lavorare senza fare più aumenti, ma facendo in modo che si creassero appunto queste linee a spirale. Per chi ha una taglia M o una taglia L dovrà andare a fare sicuramente qualche giro in più di aumenti, o anche chi ha una taglia S ma più seno di me si regoli di fare almeno un aumento in più. Una volta fatto questi aumenti sono andata a continuare a lavorare fino a realizzare lo scalfo per le maniche. Mi raccomando, non vi allargate troppo, altrimenti poi quando dovrete andare a lavorare le maniche vi verranno troppo grandi. A questo punto io ho fatto 2 giri, una volta creato gli scalfi, ho lavorato 2 giri sempre con il 3 e poi sono passata a lavorare con il 2,5. Questo perché all'inizio volevo un vestito un po' più morbido addosso, ma poi mi sono accorta che per il fisico che ho io non si sarebbero viste benissimo le spirali, quindi sono passata a lavorare con un 102,5 fino alla fine del mio vestitino. Voi potete optare diversamente, o lavorare sempre con il numero 3 se avete più seno, oppure iniziare a lavorare con il numero 3 sul seno, passare al 2,5 qui sui fianchi per rendervelo più attillato e poi ritornare a lavorare il numero 3 per la parte finale, oppure potete decidere di usare un 3,5 se avete molto più seno e poi tornare a lavorare con il numero 3. Ricordatevi sempre che ognuna di noi ha un fisico diverso, anche se per caso abbiamo tutti la stessa taglia S o la stessa taglia M, ma varia il seno, varia la misura dei fianchi. Gestitevi la cosa cambiando l'uncinetto, perché qui non si vanno a fare diminuzioni, quindi se lo fate largo non potete andare a diminuire, dovete per forza passare a un uncinetto più piccolo e neanche andare ad aumentare per poi troppo viene bene, perché poi le righe sarebbero un po' troppo strane se a un certo punto decideste di aumentarlo, quindi sarebbero più strette per troppo tempo e poi andrebbero ad allargarsi. Quindi gestitevi bene con il cambio dell'uncinetto per non fare appunto aumenti o diminuzioni. Una volta terminata la lunghezza del vestito, e io essendo un vestito che voglio sfruttare in estate l'ho fatto corto, ma voi potete decidere di farlo anche un po' più lungo, fino sotto le ginocchia, non troppo lungo perché comunque la lavorazione è stretta, quindi poi i movimenti della camminata risulterebbe un po' impacciata. Una volta terminata la lunghezza dell'abito, che mi sembra misuri 63 cm dallo scalfo in giù, almeno per quanto riguarda il mio abito, sono passata a creare le maniche. Ero indecisa se realizzare delle mezze maniche, delle maniche 3/4, quante farle lunghe a 3/4, ma alla fine ho deciso di farle a 3/4, però comunque non troppo lunghe, quindi sopra il gomito, perché comunque, come ho detto, è un vestito che deve essere sfruttato soprattutto in estate. Un'ultima cosa che vi dico, non vi preoccupate quando andrete a realizzare le maniche, perché vi accorgerete che c'è un buco molto grande sotto, ma io poi vi faccio vedere il modo in cui sono andata a cucire per fare in modo che il buco si restringesse e sembrasse che comunque la lavorazione, mi avvicino per farla vedere, continuasse tranquillamente. Quindi nessun panico se quando andate a realizzare le maniche vi troverete questo buco un po' più grande sotto, perché poi c'è la tecnica giusta per farla per farla più piccola in modo che non si noti. E naturalmente voi potete decidere di fare le maniche più lunghe o più corte. Le mie misurano dallo scalfo, quindi da dove ho iniziato a lavorare in tondo, 10 cm. Voi potete farla più lunga fino al polso o fin sotto il gomito, come preferite. Libero spazio alla vostra fantasia. Detto ciò, spero che questo abito a spirale vi piaccia, che desiderate realizzarlo, e se è così, mi raccomando, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul mio blog www.incentandoconelsa.it.
Piccole informazioni di servizio: nella prossima settimana non mi vedrete pubblicare alcun video perché non ci sarò, sono in vacanza una settimana e sto cercando di realizzare qualcosa da poi pubblicare per quella settimana, ma non so se riuscirò a farlo in tempo, quindi casomai salto una settimana, non vi preoccupate, poi tornerò attiva come sempre, anche perché in vacanza io mi porto sempre appresso la mia lana, il cotone e la telecamera per poter registrare. Quindi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io utilizzerò di nuovo il filato della Missy Tricot Filati linea canna da zucchero in questo colore che è una sorta di blu ottanio, non so come ben definirlo, però è un colore che mi piace tantissimo. Lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 3 e io ho montato 144 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su multiplo di 6, quindi mi raccomando, se dovete fare una maglia più alta andate ad aumentare di 6 catenelle. Qui e così via, quindi 6, 12 e via discorrendo. La mia vi ricordo che è una taglia S, però è una lavorazione top down perché si parte da sotto, quindi in realtà voi potete benissimo aumentare le mie stesse numeri di catenelle, però fare più aumenti prima di fare lo scaffo per le maniche. Detto ciò, quindi possiamo andare a realizzare il nostro primo il nostro primo giro, e realizziamo in questa maniera. Andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una terza maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1, 2 e ricomincio da capo. Salto 2 catenelle, vado nella terza e realizzo 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una e rientro 2. Vado nella catenella successiva e realizzo la prima delle mie 3 maglie alte, quindi una. Vado nella catenella successiva 2. Vado nella catenella successiva 3. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una e 2. Vado nella catenella successiva e realizzo la prima delle mie 3 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una catenella successiva 2, catenella successiva 3. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Mi avanzano così le ultime 2 maglie alte. Vado a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima delle 2, quindi una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte e realizzo 3 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una e rientro 2, scusate, e rientro 3. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo la mia seconda maglia alta. Ho le ultime 2 maglie alte di giro precedente, quindi nella prima vado a realizzare una maglia alta non chiusa. Vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Entro nella prima delle mie 5 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, quindi una
rientro 2, rientro 3, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo una seconda maglia alta, mi restano le ultime 2 maglie alte del giro precedente e realizzo una maglia alta non chiusa sopra la prima, un'altra maglia alta non chiusa sopra la seconda, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Termino il mio secondo giro andando a fare una catenella, dopo aver fatto le 2 catenelle, una maglia bassissima all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Bene, il secondo giro è il giro che andremo sempre a ripetere, però vi accorgerete che c'è una differenza, nel senso che aumentano le maglie che mi separano le 3 maglie alte iniziali dalle 2 maglie alte finali chiuse insieme. Però ve lo faccio vedere per farvi capire meglio. Io andrò a fare sempre nella prima maglia del gruppo, nella prima maglia alta del gruppo di maglie alte del giro precedente, 3 maglie alte. Andrò a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta finché non mi trovo alle ultime 2 maglie alte e nell'ultima maglia alta e nelle ultime 2 maglie alte chiuse insieme io andrò a fare 2 maglie alte chiuse insieme. Vi faccio vedere per farvi capire bene. Allora vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2. Vado nella successiva e realizzo una maglia alta, vado nella maglia successiva e realizzo un'altra maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta e mi rimane una maglia alta e le 2 maglie alte chiuse insieme del giro precedente. Come vi ricorderete, nel giro precedente, dopo le 3 maglie alte, noi facciamo 2 maglie alte e poi le 2 maglie alte chiuse insieme. Adesso le maglie alte che ci separano dal gruppo di 3 maglie alte al gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme non sono più 3 ma sono 2. Quindi io prendo il filo, vado dove ho l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado dove ho le 2 maglie alte non chiuse e realizzo una maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme. 2 catenelle, 1 e 2 e ricomincio da capo. Questo mi serve appunto per creare la mia spirale e come potete vedere, quindi andando avanti io farò sempre nella prima catenella nella prima maglia alta iniziale 3 maglie alte e nell'ultima maglia alta, nelle 2 maglie alte chiuse insieme, le mie 2 maglie alte chiuse insieme e si andranno ad aumentare le maglie alte che separano queste due cose. Questo serve per aumentare quindi la circonferenza della maglia e per permetterci appunto di fare questi fili a spirale. Io ripeterò questo giro fino alla larghezza che mi serve, quindi vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro e quante quindi maglie ho di separazione tra le 3 maglie alte e le 2 maglie alte chiuse insieme. Poi vedrò se dovrò procedere senza fare più aumenti e poter fare gli scalfi delle maniche o fare direttamente gli scalfi delle maniche e poi procedere senza fare più aumenti. Comunque io vi faccio rivedere ancora come si fa il terzo giro, poi se volete anzi no, non potete dirmi se volete, io comunque vi farò vedere di nuovo anche il quarto giro per farvi capire ancora meglio quindi come funziona il fatto degli aumenti. Fatto ciò procederemo da sole, quindi io adesso vado nella dove ho la prima maglia alta e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e rientro 3, una maglia alta sulle successive maglie alte per un totale di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Vado dove ho la penultima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado dove ho le ultime 2 maglie alte e vado a fare una maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme. Un'altra cosa che vi può far capire se state lavorando bene è, come potete vedere, io sono al terzo giro e tra le 3 maglie alte nella stessa maglia di base, le 2 maglie alte chiuse insieme, io ho 3 maglie alte, quindi nel quarto giro tra queste due cose io avrò 4 maglie alte, nel prossimo giro ancora, quindi nel quinto io avrò 5 maglie alte, quindi basatevi pure su di questo per capire se state lavorando bene oppure no. Ripeto, io adesso continuerò così per tutto il terzo giro, farò lo stesso anche nel quarto, nel quinto, fino ad arrivare a fare l'aumento necessario, quindi la larghezza necessaria che mi servirà per poter creare appunto gli scalfi delle maniche.
Allora, io sto terminando anche il mio terzo giro andando a fare sempre una maglia bassissima all'interno della terza catenella della mia prima maglia alta. Vi voglio far vedere solo un attimo il quarto giro, giusto per farvi capire benissimo come si fa, ancora meglio diciamo, come si fanno a fare gli aumenti e quindi a procedere con i giri. Allora, il quarto giro, che come sapete è come il secondo, ma appunto vanno ad aumentare le maglie di differenza tra le 3 maglie alte e le 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi io vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e rientro 2. Adesso vado a fare 4 maglie alte, una in ogni maglia alta del successiva, quindi una maglia alta successiva, 2, maglia alta successiva, 3, maglia alta successiva, 4. A questo punto realizzo le mie 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado dove ho il gruppo di 2 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo e le chiudo insieme, 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi vedete, già si nota come vanno questi strisce a fare da spirale, quindi a girarsi sempre di più. Io adesso procederò, come vi ho detto, per fare gli aumenti fino alla larghezza che mi serve per poter creare gli scalfi delle maniche, e vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto quindi il giro, quindi a che giro mi sono fermata. Naturalmente se siete una taglia più grande dovrete fare qualche giro in più rispetto a me prima di poter fare gli scalfi. E anche con gli aumenti, io non so se farò gli aumenti fino a che arrivo agli scalfi o mi fermerò prima e quindi poi lavorerò senza fare più aumenti. Comunque io adesso continuo a lavorare così e poi vi farò sapere a che giro mi sono fermata con gli aumenti. Dunque io sono arrivata al quinto giro e adesso andrò a fare il sesto, dove ci sarà l'ultimo aumento, ma in realtà io fermerò già gli aumenti per il giro successivo. Quindi ricapitoliamo, io adesso ho 3 maglie alte nella stessa maglia di base, 5 maglie alte e 2 maglie alte chiuse insieme. Il sesto giro è quello che andrò sempre a ripetere fino allo scalfo delle maniche, e avrò invece e vedrete che cambierà, e sarà quindi il giro che mi permetterà di continuare ad avere le mie linee in vortice ma senza più allargarle. Naturalmente se siete una taglia più grande andate a fare almeno un altro giro o 2 di aumenti, a seconda se siete una M, una L o XL, andate a fare qualche giro in più di aumenti. Per me va bene così, quindi adesso farò il sesto giro, che come vi ripeto è il giro dove vedete che ci sarà un aumento, ma in realtà io è il giro che andrò sempre a ripetere perché non ci sarà più aumenti, e vi farò capire meglio come. Allora io andrò a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo e vado a fare una maglia alta sulle successive 6 maglie alte, quindi una, successiva 2, successiva 3, successiva 4, successiva quinta, successiva sesta. E adesso vado a fare le mie 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vado a fare la prima maglia alta non chiusa, vado dove ho le 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, 2 catenelle e ricomincio da capo. Come potete vedere io adesso ho fatto 2 maglie alte nella stessa maglia di base, non più 3, e 2 maglie alte qui finire, quindi quando andrò a ripetere sempre questo giro io non avrò più maglie in aumenti qui che aumenteranno, ne avrò sempre 6 perché farò sempre 2 maglie alte all'inizio per allargarmi da questa parte, 2 maglie alte chiuse per stringermi da questa parte, quindi non farò più aumenti. Quindi il sesto giro è il giro che io andrò sempre a ripetere, e facciamolo ancora una volta insieme. Quindi entro nella prima maglia alta, realizzo 2 maglie alte, una e rientro 2, 6 maglie alte, una in ogni maglia alta del giro precedente, quindi una, vado nella successiva 2, vado nella successiva 3, vado nella successiva 4, vado nella successiva 5, vado nella successiva 6, vado a fare le 2 maglie alte chiuse insieme, quindi prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie insieme, 2 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare quindi questo per tutto il sesto giro, e il sesto giro è quello che andrò sempre a ripetere fino a fare lo scalfo per le maniche. Mi raccomando, se siete una taglia più grande, di fare almeno un altro o 2 giri in più di aumenti, e poi continuare a non farli più come ho fatto io, ossia passando a fare 2 maglie alte nella stessa maglia di base e non più 3.
Allora, io ho ripetuto il mio sesto giro fino ad arrivare al 15°, quindi da qui a qui ho ripetuto, sono arrivata al 15° giro ripetendo sempre il sesto fino ad arrivare al 15°, e per me va benissimo per mettere gli scalfi e creare quindi le maniche. Se voi avete bisogno, avete le spalle un po' più grandi, fate un giro in più, e mi raccomando, per chi era una taglia M o L, anche se ha fatto degli aumenti, faccia comunque qualche giro in più per essere sicura che sotto poi non stringano le maniche. Per quanto riguarda i marcatori, io mi sono andata a contare le strisce di maglie alte e ne ho 24, quindi che ho fatto? Ne ho messe 12 dietro e 12 avanti. Come vedete, dietro vanno nello senso opposto di quelli che sono in avanti. Non è un problema, deve essere così perché comunque noi stiamo lavorando con delle righe a spirale. Quindi ripeto, io ho 24 righe di maglie alte, ne ho messe 12 avanti e 12 dietro. Naturalmente, se voi ne avete una dispari, quella dispari va sempre sul davanti. Detto ciò, sono andata poi a contarne 4, 2 avanti e 2 dietro, quindi 1 e 2, vedete? E ho messo il marcatore dopo le due righe, 1 e 2, 1 e 2, ho messo il marcatore dove ho l'archetto di 2 catenelle. Come noterete, quindi abbiamo 4 file di maglie di righe per fare lo scalfo, e anche 5, 1, 2, 3, 4 e 5 e righe invece che fanno il nostro dove ci sono le 2 catenelle. Poi sono andata a fare la stessa cosa qui, ho contato quindi 2 strisce avanti e dietro, e dopo ho messo il mio marcatore dove ho l'archetto di 2 catenelle, quindi davanti e dietro io mi ritroverò 8 strisce di maglie, di maglie alte, quindi 8 avanti e 8 dietro. Adesso io andrò a lavorare normalmente facendo sempre il mio giro, non devo fare aumenti, non devo fare diminuzioni, perché mi va bene come mi sta venendo largo. Non volevo un vestito troppo stretto, quindi io l'ho fatto un po' largo. Se voi volete stringerlo non dovete fare altro che andare a cambiare l'uncinetto, e quindi invece del 3 usare il 2,5. Invece se lo volete un po' più largo ma non volete fare aumenti, andate a usare l'uncinetto del 3,5. A questo punto quindi io ritorno a lavorare normalmente, quindi facendo sempre le mie 3 catenelle, 1, 2, 3, mi avvicino con la telecamera, rientrando dentro la stessa maglia di base, andando a fare 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vado a fare le mie 2 maglie alte chiuse insieme, quindi realizzo una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle, ricomincio da capo e vado a fare questo fino ad arrivare al mio scalfo. Naturalmente, come avete visto, io per fare in modo di non spezzare il filo, di continuare a lavorare, ho fatto in modo che una delle strisce, che la striscia da cui io iniziavo il giro, non finisse dove avevo lo scalfo per le maniche. Quindi adesso continuerò a lavorare normalmente fino a che non arrivo allo scalfo, e vi farò vedere come si passa da una parte di davanti a quella dietro, realizzando così le nostre maniche. Allora, sono arrivata dove ho il mio marcatore, ho fatto la mia striscia di maglie alte dove le ultime 2 sono chiuse insieme, quindi vado a fare 2 catenelle, 1 e 2. Come vedete, io di qua ho la mia scalfo per la manica, quindi qua è dove ho lavorato e qui dove devo andare a lavorare, e vado a fare proprio così. Prendo il filo, vado direttamente sopra la prima maglia alta che sta dopo il marcatore, quindi di qua, e vado a lavorare normalmente le mie 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una e rientro 2, e poi vado a fare le mie 6 maglie alte e le 2 maglie alte chiuse insieme. Tolgo quindi il marcatore e vedete, ho creato così il mio scalfo. Quindi io non devo fare altro che lavorare l'ultima fila sul davanti, fare le 2 catenelle e lavorare la prima fila dietro dopo il marcatore, e questo sarà lo scalfo dove io poi andrò a fare la manica. Non so ancora se farò una mezza manica o una manica a 3/4, devo ancora decidere. Comunque adesso, come vi ho detto, continuo a lavorare normalmente come ho fatto fino adesso, fino ad arrivare al prossimo marcatore, e vi farò rivedere come si passa dalla parte avanti dalla parte dietro, scusatemi, alla parte avanti. Quindi io continuo a lavorare normalmente come ho sempre fatto il mio giro fino ad arrivare al marcatore successivo.
Sono arrivata al mio secondo marcatore e di nuovo vado a realizzare, ho fatto le mie ultime 2 maglie alte chiuse insieme, vado a realizzare 2 catenelle, 1 e 2. Ho la mia manica da questo lato, quindi io devo andare da davanti a dietro e vado direttamente dove ho la maglia alta della striscia che sta dopo il marcatore, e vado a fare quindi le mie 2 maglie alte nella stessa maglia di base e le mie poi 6 maglie alte, 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi posso togliere il mio secondo marcatore e ho creato così la mia seconda manica. Quindi adesso terminerò il mio giro, perché come ho messo i miei marcatori, mi ritrovo adesso a finire il mio primo giro, quindi vado a fare le mie maglie alte, 3, 4, 5, 6, vado a fare le mie 2 maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, 2 catenelle, vado nella terza catenella che era la mia prima maglia alta e chiudo. Quindi ho creato così le mie maniche. Vedete, qui ho le mie maniche e qui adesso io continuerò a lavorare ripetendo sempre questo giro. Ha detto io adesso non andrò a stringere, quindi non andrò a lavorare con un uncinetto più piccolo, perché quindi ho il seno, quindi non voglio stringerla, però se in vita poi lo voglio un po' più aderente, allora passerò a lavorare con il 2,5 per poi ritornare al 3 quando dovrò fare la parte di sotto del vestito. Penso che farà una cosa del genere. Naturalmente io adesso lavorerò, vi dirò alla fine quanto è lungo il vestito e vi dirò appunto se ho fatto o no questo cambiamento con l'uncinetto. Naturalmente se invece voi lo volete un po' più largo, andate a lavorare con un uncinetto più grande, quindi invece di quello del 3 del 3,5 o anche del 4, dipende sempre dalla vostra mano e da quanto largo lo dovete fare. Oppure potete andare, se dovete allargare, a fare gli aumenti che abbiamo fatto anche sopra per poter allargare le nostre file, come preferite. Io preferisco cambiare l'uncinetto. Allora, io ho ripetuto il mio giro dallo scalfo fino a giù e ho fatto quindi 63 centimetri, quindi dallo scalfo fino a giù il mio vestito è lungo circa 63 centimetri e dal secondo giro io sono passata a lavorare con l'uncinetto del 2,5 perché volevo appunto stringere un po' il vestito. All'inizio lo volevo un po' largo, però poi mi sono accorta che era troppo largo e quindi sono passata a lavorare con il 2,5, quindi fatti i primi 2 giri dopo lo scalfo io ho lavorato sempre con il 2,5. Vi ricordo che voi potete continuare a lavorare con il 3 o potete lavorare con il 2,5 per stringere un po' il lavoro ai fianchi e tornare a lavorare al 3 da sotto il fianco, come preferite. Per me andava bene lavorare fino a giù con l'uncinetto del 2,5 e adesso passerò a fare la mia manica. Sono ancora indecisa se farla a 3/4 o una mezza manica, sono più orientata per i 3/4, però quella che arriva sopra il gomito. Quindi adesso vi faccio vedere, come vi ho detto, come si lavora per fare la manica. Per realizzare la manica io ho deciso di lavorare lo stesso con il 2,5 per stringerla un po' e modellarla sul mio braccio, perché sapete che ho un braccio molto piccolo, però per chi ha un braccio un po' più grosso, anche se è una taglia S come me, può usare tranquillamente l'uncinetto 2,3. Per chi sta facendo una taglia grande utilizzerà l'uncinetto che più ritiene adatto al suo braccio. Io ripeto, ho un braccio piuttosto esile, quindi va bene che io lavori con il 2,5. Per lavorare, allora, come potete vedere, come vi ricorderete, io ho 4 file di maglie alte e andrò a lavorare sulla prima fila dove ho lo scalfo, quindi dove ho la prima fila io mi metto con l'uncinetto, entro dentro, prendo il filo e vado a lavorare normalmente, vado a fare quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base, vado a fare una maglia alta. Una maglia alta sulle successive 6 maglie alte, quindi una, vado sulla successiva 2, vado sulla successiva 3, vado sulla successiva 4, vado sulla successiva 5, vado sulla successiva 6, 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vado dove ho la maglia successiva e faccio una maglia alta non chiusa, vado dove ho le 2 maglie alte, entro dentro e faccio una maglia alta non chiusa,
chiudo le 2 maglie alte e 2 catenelle, continuo così quindi a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del mio giro, dove vi farò vedere come chiudere. Comunque ricordatevi che se avete 4 file di maglie alte dovete fare 4 volte il motivo, se ne avete 5 ne dovete fare 5. Io continuo fino ad arrivare dalla parte opposta. Allora, io ho lavorato il mio ultimo filo di la mia ultima riga di maglie alte e ho fatto le mie 2 catenelle. Ora devo andare a chiudere il lavoro, quindi salto dove ho queste 2 maglie alte, salto le altre 2 maglie alte, vado direttamente dove ho iniziato il lavoro, quindi entro dentro la terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Ho così chiuso il mio giro e io mi ritrovo 4 appunto righe di maglie alte, quindi 1 2 3 e 4. Come potete vedere però si è formato un grosso foro sotto al braccio, che voi potete decidere o di lasciare così oppure di andarlo a cucire leggermente, quindi qui con dei punti di maglie basse, in modo tale da stringere, da non far vedere che c'è appunto questo vi faccio vedere meglio, scusatemi. Allora, io ho chiuso il lavoro come potete vedere e si è formato questo foro. Ora o lo potete lasciare così oppure potete andare a cucire dopo che avete finito questi in modo tale da far combaciare qui e qui, quindi far combaciare dove abbiamo le due catenelle da entrambi i lati. Cucite un po' in modo tale da stringere il lavoro e fare il forellino più piccolo. Quindi ripeto, o lo lasciate grande così oppure lo andate a cucire. Io penso che lo cucirò e vi farò vedere come, e come vi ho detto lo cucirò di pochi centimetri, voglio solo andare a chiudere un pochettino qui. Io adesso continuerò quindi a lavorare normalmente la mia manica e alla fine vi dirò quanti centimetri ho realizzato, cioè scusatemi, vi dirò di quanti centimetri è la mia maglia, la mia manica, ma anche quanti giri ho fatto, in modo tale che vi potete trovare come mi trovo io. Quindi adesso andrò a lavorare normalmente come ho sempre lavorato in tondo la mia manica e vi farò vedere alla fine quanti giri ho fatto, quindi quanto è lunga e come cucire appunto, come vi ho detto, la piccola parte se volete restringere un po' il forellino che si crea sotto le braccia. Dunque io ho ripetuto il giro per 15 volte e diciamo che dallo scalfo in giù la mia manica misura 10 cm, è un po' più lunga di una mezza manica, mi arriva un po' più sopra del gomito e ho deciso di non farla più lunga perché mi andava bene così. È un vestito che voglio sfruttare in estate, quindi farla troppo lunga poi mi sembra troppo pesante. Nulla vieta che più in là deciderò di allungare le maniche per poterlo sfruttare in inverno, però voglio sfruttarlo soprattutto in estate e quindi ho deciso di fare soltanto 15 giri. E adesso, come vi avevo detto, io vado a stringere un po' il buchino che si è creato sotto, perché ho indossato il vestito, è veramente un po' troppo largo, però ripeto, ognuno è libero di fare come vuole, se vi piace largo lasciatelo pure così. Quindi ho l'ago di lana che ha, scusatemi, un po' è tonda ed ha il foro più largo e ho messo un po' del mio filo. Allora adesso vi faccio vedere bene come andarla a cucire. Vedete, io ho questa parte qui e ho deciso di cucirla da questo lato, cioè qui, di unire queste due parti in modo che il buco si stringa sotto e non dove ho la manica, quindi sotto. Vedete, qui ho la manica, qui ho il vestito che va dallo scalfo in giù, io lo cucirò qui questo pezzettino. E quindi vado appunto a fermarmi con il filo, vedete qui sotto, vedete qui ho la maglia alta da che lavoro sotto, quindi io vado e infilo il filo qui, in questa maniera. Passo da quest'altra, vedete dove ho l'altra base della maglia alta dalla parte opposta, e passo. Non stringo perché io voglio ricreare appunto il foro, quindi ripasso di nuovo, stringo un po' ma non troppo in modo tale da avere lo stesso tipo di allargatura. Ops, scusatemi, e ripasso da quest'altro lato. Vedete? Non sto cucendo, io sto soltanto ricreando questo in modo tale che il foro sembri più piccolo. Vado ancora
adesso vedete, spero che dalla telecamera si riesca a vedere, vado qui dove ho l'inizio qui, quindi vado qui con il mio filo e vado da quest'altro lato, quindi vedete dove inizia da questo lato le mie due catenelle, quindi qua e qua. Entro dentro il foro da quest'altro lato e tiro, rientro di nuovo da questo lato, tiro il filo ed entro di qua. Ecco, io in questo modo ho chiuso un po' il foro che mi si era creato grande. E adesso vado semplicemente a fare una maglia, un nodino per fermare il tutto. In questa maniera. Passo da sotto qui. E adesso faccio un nodino. Ecco qua, ho stretto il mio foro facendo queste due lineette e adesso staccherò il filo e farò la stessa cosa anche dall'altro lato e vi farò vedere anche dall'altro lato in modo da cercare di farvi capire ancora meglio come cucire il buchetto sotto. Allora io ho realizzato anche l'altra manica, quindi posso andare a cucire il mio foro. Allargo di nuovo, vado alla base della maglia alta che va scendendo, quindi il primo giro qui, ed entro con il mio filo. Vado nella base della maglia alta opposta, entro, collago e chiudo un po', rientro dalla parte opposta, stringo ma non troppo in modo tale da avere lo stesso diametro di qua e rivado da quest'altro lato. A questo punto vado dove iniziano le mie 2 catenelle di qua, entro con il filo, con l'ago e vado dalla parte opposta qui. Di nuovo rientro da quest'altro lato e rientro qui. A questo punto posso fermare il mio filo e il mio vestitino è terminato.